Un saluto fraterno a tutti coloro che si sono collegati e l'augurio che il triduo che noi stiamo iniziando ci disponga a celebrare con lo stesso slancio, lo stesso entusiasmo. Possiamo facilmente comprenderlo, che accompagnò la generazione dei Barnabiti che 125 anni or sono ebbero la gioia di vedere coronato con il nimbo della santità il nostro fondatore. Ringrazio anche il Padre Generale che mi ha chiamato a introdurre questo triduo, soffermandoci sugli scritti del fondatore, attualità del messaggio per la congregazione. E nessuno dei figli e nessuna delle figlie contesterebbe quanto sto per affermare, che cioè possiamo estendere a tutti gli scritti che uscirono dalla penna e prima ancora dal cuore di Antonio Maria Zaccaria il lascito testamentario consegnato ai coniugi Omodei, come ben sappiamo, 15 giorni prima della morte. Non vi ho scritto parola alcuna che non abbia in sé un non so che, il che, se lo ritroverete, e non è sempre facile ritrovarlo, penso che vi sarà utilissimo e di gran guadagno. E questo motiva, come suona il titolo della presente conversazione, l'attualità del messaggio per la congregazione, per i 3 collegi paolini, mi raccomando, non monopolizziamo questa data, prevediamo di rendere partecipi le sorelle angeliche e i fratelli laici. Dobbiamo rifarci a una sorta di impulso interiore, dal momento che ogni giorno noi preghiamo il nostro santo perché guardi dal cielo e visiti la vigna piantata dalla sua destra e la conduca alla perfezione. E del fatto che Antonio Maria non abbia smesso di guardare e visitare la sua vigna mi sembra di poter cogliere la prova nella testimonianza dei nostri storici. Il primo e più prestigioso di essi, padre Gabuzio, così ne scrive nella sua storia: per quietem Deo demonstrante previdisse quid futurum esset deac universa congregazione, cioè mentre era assopito previde, come Dio gli mostrò, quanto sarebbe accaduto a questa congregazione. Se tutta la congregazione e il suo futuro non sfuggì allo sguardo profetico di Antonio Maria, dobbiamo ritenere che un simile sguardo rivolge ora nel nostro presente. A questo punto consentitemi una digressione autobiografica, perché posso offrire personalmente la prova dello sguardo, uno sguardo interessato e lungimirante del nostro Beato Padre. Erano passati pochi anni dalla mia ordinazione nel 1963, siamo vicini al 60°, che la mamma, conservatrice qual era, estrasse dal proprio libro di preghiere un'immaginetta che, guarda caso, riportava l'effigie del santo fondatore, immaginetta stampata in occasione della canonizzazione, e le venne data da un'amica comune in Carrara, dove i miei all'epoca risiedevano, incoraggiando la mamma perché si accingesse a compiere il passo che l'avrebbe unita al marito e di lui avrebbe fatto il nostro babbo, assicurandole: preghi questo santo perché fa le grazie. E non ripeto questa affermazione senza un brivido che attraversa l'intera mia persona. Fa le grazie. E non posso assolutamente negare che tra le grazie del santo fondatore ci sia anche quella della mia vocazione al suo istituto. Torniamo all'oggetto specifico della nostra conversazione, l'attualità del messaggio che Antonio Maria ci reca e che noi possiamo ricavare dai suoi scritti. E qui vi rendete immediatamente conto che è in gioco la cultura. E anche a questo proposito permettetemi una digressione autobiografica, sempre in riferimento alla cultura, quando
si trattò di compiere la scelta dell'istituto in cui io avrei voluto consacrarmi al Signore, il mio padre spirituale, che era cappuccino e che tra l'altro pubblicò una vita di Santa Caterina da Genova introdotta con prefazione dal padre Semeria, costui suggerì l'ingresso tra i Barnabiti, consapevole dell'importanza che rivestiva la cultura nell'educazione che avevo ricevuto in famiglia, dove il babbo era preside di un plesso scolastico. E questa sensibilità culturale, tutto mi fa supporre, che ha motivato attraverso i decenni lo studio appassionato e continuo degli scritti di Antonio Maria Zaccaria, il ritorno ai quali ritengo che sia senz'altro un'urgenza, dal momento che abbiamo sempre bisogno di rimotivare la nostra appartenenza, di rendere efficace il radicamento del messaggio che Antonio Maria ci ha consegnato. Ed è una vera e propria operazione culturale. Di solito amo dire che se non c'è cultura non c'è neppure culto, e poiché la vita religiosa di sua natura è espressione di un culto che si incarna nella vita prima di assumere dimensioni liturgiche, ci rendiamo conto quanto la cultura incida nel culto. A questo punto portiamo l'attenzione agli scritti di Antonio Maria Zaccaria, e in essi non possiamo non cogliere un profondo radicamento nella tradizione, per un verso umanistica e per un altro verso patristica. E circa la tradizione umanistica rinvierei a un appendice del volume I Barnabiti, dove ho cercato di illustrare questo aspetto. Tenete anche conto che questa istanza culturale relativa al recupero degli scritti di Antonio Maria Zaccaria ha assunto un'urgenza del tutto particolare agli inizi del Novecento, quando padre Orazio Premoli per primo pubblicò tutte le 11 lettere di mano dello Zaccaria e da lui stesso firmate, e successivamente negli anni 50 padre Cagni e padre Ghilardotti pubblicarono la prima edizione, tra l'altro critica, dei sermoni, cui fecero seguito le lettere, le costituzioni e poi il preziosissimo volumetto delle concordanze che adesso saranno facilmente surrogate dall'uso del computer. Bene, per rimanere nel tema della cultura, cioè degli scritti, non dobbiamo dimenticare che Antonio Maria nelle Costituzioni ebbe modo di suggerire quella che potremmo chiamare la biblioteca dei suoi figli, e redige tutto l'elenco di una serie di autori a cui fare riferimento. E noi sappiamo che, scandagliando all'interno degli scritti di Antonio Maria Zaccaria, possiamo ricavare tutto un prontuario mistico e ascetico che con padre Scalese ci siamo impegnati ad affrontare anni or sono, quando pubblicammo nel 1994 il cosiddetto Prontuario per lo Spirito. E radicarci in questa ricerca rientra nel recupero della nostra fisionomia spirituale, o se preferite con un linguaggio caro a Papa Francesco, di uno stile. Quello stile che ha reso inconfondibili i Barnabiti, tant'è vero che lo attestano facilmente tutti i nostri esalunni o tutti coloro che hanno avuto modo di stabilire un contatto più diretto con il nostro ordine, la sua disciplina, la sua spiritualità, le sue fonti. E, aprendo una parentesi, sempre inerente agli scritti, rientra in quanto vi sto dicendo l'importanza che riveste l'aggiornamento delle regole degli uffici. Noi sappiamo benissimo che dire regole significa riferirsi a un aspetto peculiare degli istituti religiosi, che vivono secondo un insieme di norme
nelle quali è nascosta la loro specifica fisionomia. Evidentemente queste norme, queste regole, hanno bisogno di essere comprese nel loro più profondo significato, ed è questa la ragione per cui Antonio Maria Zaccaria, che considererei un vero genio pedagogico, raccomanda al padre maestro dei novizi di insegnare. Notate, deve insegnare il silenzio. Un'espressione che può sembrarci parecchio strana, basta dire taci. No, non basta dire taci, perché c'è silenzio e silenzio. C'è il silenzio virtuoso, c'è il silenzio ascetico, c'è il silenzio mistico, non soltanto il silenzio di chi non sa cosa dire o del muto di turno. Veniamo dunque agli scritti, e sono più che felice di potervi dire come gli scritti stanno per godere una loro stagione quanto mai prima auspicabile e poi accoglibile, che è l'edizione integrale, lettere, sermoni, costituzioni, a cui si aggiungono i detti notabili, perché voi sapete bene che i detti notabili, prima ancora che gli scritti zaccariani veicolassero fra le mani di Barnabiti, Angeliche e laici, erano l'unico testo, guarda caso, attribuito ad Antonio Maria Zaccaria. Certo, è un'attribuzione del tutto indebita, però sappiamo bene quanto il pensiero del maestro finisca per collimare, cioè per essere ripreso dal discepolo. Quindi la pubblicazione dei detti notabili, insieme agli altri scritti, lettere, sermoni, costituzioni e poi scritti ripresi da antiche testimonianze, rappresenta una vera completezza con cui vogliamo abbracciare gli insegnamenti di Antonio Maria Zaccaria. Ma detto questo, è opportuno, anche perché l'intento dell'incontro che stiamo conducendo ci porta a portare a polarizzare più direttamente l'attenzione sugli scritti di Antonio Maria Zaccaria, dai quali trarre un messaggio. Quindi io vorrei presentarvi una visione di insieme sotto questo profilo dell'insegnamento del santo, e non c'è pagina più eloquente dell'inizio del sermone secondo, dove Antonio Maria Zaccaria parla della vita spirituale vera. Ora, questo vera si oppone a una visione non vera, non autentica, che Antonio Maria Zaccaria attribuisce agli uomini moderni, e aggiunge, i quali sembrano dislongare, allontanare l'uomo da Dio invece di ricondurlo a Lui. E Antonio Maria voleva promuovere un'autentica vita spirituale in quanti aveva raccolto nel cenacolo riformatore dell'amicizia, quel cenacolo che si riprometteva di favorire il rinnovamento degli uomini e delle donne, notate, uomini e donne, e ricavava questo convincimento dal fatto che esisteva anche una falsa riforma che stava agitando la Chiesa, che poi avrà esiti funesti con il luteranesimo, e definisce coloro che propugnano una falsa riforma quanti dicono certo di volersi riformare, ma di fatto vorrebbero, e sottolineiamo queste espressioni che forse ci questionano, ci interrogano, quanti vorrebbero o non sottostare ad alcuno, o fuggire i fastidi, o avere abbondanza di oziosità, vale a dire fare i propri comodi, o avere compagni buoni, voglio associarmi solo con gente che condivida pienamente i miei umori, o abbastanza comodità di poter studiare, cioè di seguire il proprio estro, a prescindere da una disciplina regolare che potrebbe ridimensionarlo, o di qualcosa di simile. Quindi vedete che esiste anche una falsa riforma contro cui Antonio Maria mette in guardia i suoi discepoli. Era dunque necessario un risveglio spirituale, e sappiamo che questo risveglio spirituale prese corpo in Milano, segnatamente nel cenacolo dell'Eterna Sapienza, che costituì la culla dei tre collegi paolini,
E la visione che Antonio Maria Zaccaria presentò nel prologo del secondo sermone è quanto mai esemplare, perché unisce, notate, una dimensione che potremmo definire antropocentrica, cioè la vita spirituale parte anzitutto da coloro che ne sono gli immediati attori, cioè gli uomini, le donne, e si riferisce a quella Trinità che costituisce il punto costante di riferimento, che fa da sfondo alla vita spirituale. Io dicevo visione antropocentrica, dal momento che Antonio Maria chiama in causa l'uomo nelle sue dimensioni spirituali, intendere, volere, memorare, è la classica distinzione agostiniana dove il memorare indica il vissuto. Dimensione psichica, il sentire. Dimensione fisica, la carne. E dimensione teologale che è trinitaria. Esultano nel Dio vivo, Cristo vive nell'uomo, lo Spirito Santo ci governa. Vedete in poche battute con quale completezza Antonio Maria traccia il quadro di colui e di colei che vogliono condurre la vita spirituale vera. E l'impegno di coltivare la vita spirituale vera è previo all'azione apostolica. Infatti, da una dimensione personale, Antonio Maria passa a una dimensione sociale e da coltivatori della vita interiore diventiamo apostoli. Allora, la prima volta che Antonio Maria Zaccaria nei suoi scritti usa questo termine, lo applica alle angeliche, rendendolo al femminile. Sarebbe interessante vedere quale delle testimonianze coeve, oltre a parlare di apostoli, parlino anche di apostole. E notate che lo scopo di questi apostoli, di queste apostole, è riassunto in due termini: sconfiggere la tiepidezza e bandire l'idolatria. La tiepidezza indica la perdita di mordente nella pratica cristiana, quindi fa ancora riferimento a quanti appartenevano alla comunità credente. Ma l'idolatria denuncia una vera e propria deriva secolarista, e in questo Antonio Maria Zaccaria è quanto mai contemporaneo. Una deriva secolarista che la Bibbia bolla, taccia di idolatria più che di ateismo, anche perché biblicamente parlando non è tanto l'ateismo che viene combattuto, viene liquidato in 4 parole. L'ateo è semplicemente uno stolto, ma è l'idolatria, cioè sostituire al Dio vero un suo camuffamento, un suo surrogato, le divinità di turno, gli idoli di turno. Detto questo, intitolerei come ultimo capitoletto di questa conversazione: di sempre più sei debitore. Se cioè voi mi chiedeste, possiamo riassumere in una parola il lascito che sotto un profilo spirituale Antonio Maria ci consegna, io mi riferirei a questo termine che ricorre almeno una ventina di volte sotto la penna del nostro santo. L'uomo di sua natura è debitore. Debitore perché ha ricevuto un dono e di questo dono deve rendere conto. Se poi volessimo esemplificare di quale aspetti si caratterizza questo dono, possiamo fare riferimento al sermone sulla tiepidezza, di cui vi do una rapida lettura. Antonio Maria parte da un interrogativo: come potrai dire che Dio non ti abbia fatto uomo per andare a Lui, cioè per trasformare la vita in un ritorno, in un restituire a Dio i doni di cui ci ha arricchito. E dice: avendoti dato una cognizione che non si finisce né si può finire in questo mondo, quindi la conoscenza umana è proiettata sull'oltre,
Un desiderio, cognizione, indica la dimensione intellettuale, un desiderio indica la dimensione affettiva, un desiderio inestinguibile, notate, di gustare Dio. Gustando Deo vivimus, si dice in un inno del tempo pasquale. Sperimentare la incorruttibilità dello spirito tuo, cioè il tuo spirito è incorruttibile, passerà attraverso la morte ma risorgerà. Un continuo scontento di tutte le cose del mondo. Le cose del mondo in ultima analisi non appagano il nostro desiderio, non esauriscono il bisogno di essere pienamente soddisfatti, il contento, dice Antonio Maria, è un continuo bramare le cose del cielo. E in più, avendoti fatto conoscere il tronitro, cioè il tuono e la tromba risonante degli apostoli, l'acceso desiderio di morte dei martiri, la cara notizia e lume dei confessori, la fermezza dei vergini continenti, bellissimo questo richiamo a una tradizione agiografica che dovrebbe appassionare il nostro cammino di fede. E inoltre aver visto l'effetto della passione di Cristo e della vita dei santi, avere, dico, visto la conversione del mondo sotto la legge cristiana. Se c'è una religione planetaria è quella cristiana. E in particolare tu, e questo tu Antonio Maria lo rivolge oggi a ciascuno di noi, tu che sei nato cristiano, nato in questo paese fedele, nato in questo luogo e tempo, luogo della felicità, tempo della promissione, della rinnovazione degli uomini e delle donne, tempo in cui si adempie la promessa del rinnovamento degli uomini e delle donne, e poi chiamato particolarmente alla cognizione di te stesso. Cognizione e vittoria è il titolo dell'opera classica di Fra Battista, ed è anche, come Antonio Maria Zaccaria scrive nel capitolo 19 delle Costituzioni, il carisma del nostro istituto. La cognizione di te stesso al disprezzo del mondo e al vincere, ecco la vittoria, te medesimo, a congregarti in questo luogo e in più ornato di molti altri doni di Dio. Congregarti in questo luogo, noi pensiamo appartenere alla congregazione, congregarti, congregazione. Come negheresti di non essere fatto solamente per andare a Dio? All'inizio del sermone diceva principalmente solo, qui ha lasciato il principalmente, aveva detto solamente, cioè Dio è l'unico scopo della vita umana. Sarebbe una gran cecità che tu non riconosca questo programma di vita se tu non riconoscessi di essere fatto per questo, acciò che cammini a Dio. Questa è la vocazione a cui è chiamato il Barnabita, è chiamata l'Angelica, sono chiamati i laici di San Paolo. Dire che l'uomo è responsabile vuol dire che deve rispondere dei suoi doni, e io mi permetterei di sottilizzare su questo termine, responsabile, perché responsabile richiama il pondus, il peso e quindi l'impegno, che alle volte può sembrare gravoso, ma che può essere affrontato in virtù della preghiera che apre la porta alla grazia. Antonio Maria Zaccaria parla del peso della vita religiosa nel capitolo 10 delle Costituzioni, quindi peso, ma responsabile richiama anche sponsalità, spondeo, quindi la responsabilità si traduce in un'esperienza sponsale, cioè in un'esperienza di amore che lega l'anima a Dio. E sta qui la vera e straordinaria avventura d'amore. E mi sembra quanto mai importante sottolineare questo aspetto, cioè a dire che se vale per la vita cristiana in generale, vale ancor più per la vita religiosa dire che è una folle, straordinaria esperienza di amore. Si tratta di quell'amore di Cristo, cioè l'amore che Cristo riversa in noi
ed è l'amore con cui noi ci uniamo a Lui, e si tratta, aggiunge Antonio Maria, dell'amore dello Spirito, cioè quell'amore che è tenuto desto dal costante dono dello Spirito di Gesù. E ritroviamo queste citazioni nel Sermone secondo, nel Sermone quarto. Da qui possiamo trarre lo slogan che riassume tutto l'insegnamento di Antonio Maria Zaccaria, considerato sotto questo profilo, e cioè che il mezzo dell'amore di Dio è l'amore del prossimo. Cioè, se la tua è una vocazione all'amore, sappi che la devi, un amore a Dio, sappi che la devi misurare sull'amore verso il prossimo. Per cui vale, a mo' di conclusione dell'intero messaggio di Antonio Maria, in tutto la carità ti muove. In tutto ti muove la carità, nel rapporto che hai con Dio, nel rapporto che hai con te stesso. E quindi risultano armonicamente fusi i due scopi che noi intendiamo perseguire, coltivando da un lato la vita interiore e da un altro lato la dedizione apostolica. E possiamo sottolineare come nella visione di Antonio Maria ascesi e carità sono come le due facce della stessa medaglia. Con questo avrei tentato di trasmettervi il messaggio di Antonio Maria Zaccaria. Detto questo, vi ringrazio del vostro ascolto e vorrei augurare a tutti di riprendere in mano gli scritti del Fondatore e di farne un costante riferimento perché nutra la nostra vocazione di Barnabiti, di Angeliche e di laici di San Paolo.